Salve amici e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video all'aria aperta, fortunatamente perché il sole ci permette di stare nella vigna. Sono in compagnia del mio socio e diciamo che in questo periodo dell'anno noi svolgiamo le potature della nostra vigna, ma è molto importante anche andare a ricreare la vigna, perché chiaramente anche le piante di vite dopo una certa età cominciano a morire. Poi ogni anno durante la stagione estiva ci sono purtroppo delle piante che non sopravvivono per tanti motivi, per tante malattie, e ricreare delle piante nuove non è semplice perché dovete sapere che dall'Ottocento c'è stata un'afide che si chiama Filossera, che purtroppo è andato a mangiare le radici di tutte le piante della vite. Quindi da quel momento in poi, che in quel momento era molto semplice creare nuove piante perché bastava prendere un ramo giovane, metterlo a radicare nell'acqua, nella terra e riuscivo a ottenere tantissime piante. Il problema è che questa pianta va a mangiare prima la radice, poi va a mangiare anche la pianta e quindi la pianta muore, e da quel momento sono state fatte tante prove e siamo arrivati al punto in cui le persone hanno deciso di mettere come piede la vite americana, perché la vite americana non viene mangiata. Quindi tutti i vitigni, tutte le vigne d'Italia hanno come piede la vite americana e poi viene fatto l'innesto. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a prendere le gemme dalle piante che a noi ci sembrano più vigorose e più belle. E scegliamo chiaramente quelle migliori e scegliamo quelle più adatte da innestare sulle piante di vite americana. Chiaramente la vite americana va fatta radicare, va innestata e poi successivamente le andiamo a mettere in terra e poi le andiamo a piantare. Allora, cosa serve per effettuare questa lavorazione? Servono, queste sono tralci di vite americana, ma come vedete ne abbiamo anche altre, che sono anche queste. Queste qui sono un po' più giovani, che l'abbiamo messa a radicare, come vedete, nell'acqua. Quindi cosa ci serve fare? Ci serve, innanzitutto questo è il piede, che ci serve perché quando farà le radici la filossera non andrà a mangiare. Ci serve il piede, poi ci serve una forbice semplice, che è questa, per andare a fare il taglio, per togliere le gemme della vite selvatica americana, e poi ci serve un innestatore, che è questo, che andrà a fare un taglio, e ora vi faremo vedere come, affinché poi l'innesto vada a compiere poi il perfetto incastro, e successivamente, una volta fatto l'incastro fra la gemma di uva Italia e la gemma selvatica o americana, andremo a passare una pellicola, vedete, una pellicola semplice anche da cucina, e successivamente andremo a mettere questo scotch nero. Per quale motivo noi andiamo a mettere la pellicola? Andiamo a mettere la pellicola perché andremo a simulare l'effetto serra, ovvero dove ci sarà l'innesto dovremo raggiungere una temperatura di umidità affinché sia garantito l'innesto e successivamente che la pianta poi venga fuori. Allora, siamo andati a mettere il radicante nell'acqua perché questi tralci di vite americana o selvatica non hanno ancora radicato del tutto, quindi poi andremo a mettere nell'acqua. Però vi faccio vedere un po' come ci muoveremo. Noi prenderemo la nostra forbice da innesto e andremo a fare un taglio qua, che darà, diciamo, lo spessore. Vedete, facciamo un taglio qua. Vedete qua? Vedete, ha fatto uno spacco qui. Poi successivamente andiamo a togliere quello che abbiamo tagliato. Poi invece andremo a prendere la gemma di Vite Italia e la passeremo dall'altra parte, quindi faremo un taglio opposto, sempre al centro. Ora questo lo poso qua. Faremo sempre un taglio al centro, vedete? Prendete sempre la misura centrale, se no non vi viene omogeneo. Facciamo questo taglio, quindi vi rimarrà semplicemente l'innesto in questo caso. Prendete il piede selvatico o americano e lo andate a mettere qui. Vedete, come vedete abbiamo una composizione composta da il tralcio di vite americana e la gemma di vite italica. Poi successivamente andremo a prendere la pellicola, vedete questo è il tralcio, prendiamo la nostra pellicola, potete prenderne anche semplicemente un pezzettino, come faccio io, vedete, la prendo da qui, ora questo è troppo piccolo, ecco questo qui dovrebbe andare bene.
Come vedete l'innesto l'abbiamo fatto un po' sotto la gemma perché non vogliamo andare a coprire la gemma, perché è importante anche poi controllare lo stato di processo poi di questo innesto. Andiamo a prendere la nostra pellicola e la andiamo a girare semplicemente. In questo modo noi andiamo a creare una temperatura diversa dove abbiamo fatto l'innesto e sicuramente si formerà la condensa che permetterà poi una migliore riuscita. Poi vedete abbiamo terminato questa fase di chiusura e andiamo a prendere un semplice scotch di elettricisti e andiamo a chiudere l'innesto, vedete? Eccolo qua, come vedete siamo riusciti a fare una pianta di vite. Chiaramente bisognerà sperare che poi vada tutto a compimento e noi la andiamo a mettere all'interno del la nostra bottiglia con il radicante. Allora, come vedete queste sono già state messe a dimora. Per quale motivo? Perché queste erano piante di vite selvatica che avevamo già fatto radicare, quindi noi siamo andati semplicemente a fare l'innesto e come vedete sono già a terra. Vi ricordo una cosa molto importante, il tralcio che utilizzerete di piede selvatico americano è meglio andarlo a farlo andare sotto, cioè vi consiglio di far uscire solamente la parte dell'innesto. In questo modo diciamo non ci saranno germogli selvatici o americani, in questo modo ci sarà anche una possibilità di avere un apparato radicale più grande. Io spero sia stato tutto chiaro e fatemi sapere anche voi in che modo vi muovete per effettuare queste lavorazioni. E vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale visto che il 98% delle persone non ci seguono e ci vediamo al prossimo video. Ciao!